Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi è stato richiesto veramente tante volte, ma non l'ho mai fatto perché veramente non sapevo come impostare il video, perché è una cosa talmente soggettiva e con talmente tante variabili e percentuali di riuscita da persona a persona che fare una guida generale per quello che sto per dirvi era veramente ed è veramente complicato. Sto parlando della problematica che affligge il 99% dei piloti o degli aspiranti piloti, la ricerca degli sponsor. Lo so ragazzi, la maglietta e l'inquadratura è un pelo diversa. Devo farvi un piccolissimo inciso perché visto che questo video l'ho registrato 2 settimane fa, nel frattempo ci sono stati degli sviluppi. Quindi se volete vedere la mia presentazione sportiva del 2019 ve la lascio qui sotto nella descrizione. E vi starete chiedendo cos'è sta roba. Andando avanti nel video capirete. Quindi guardatevelo tutto e poi guardate qua sotto se siete interessati a quella 2019 oltre a quella del 2018. Tutti gli esempi che andrò a fare da qui fino alla fine del video si riferiscono a come agivo io personalmente 2 o 3 anni fa. Ovviamente adesso con il discorso dei video, Sky eccetera eccetera sta diventando tutto più facile, ma comunque voglio darvi un mio esempio personale di come mi comportavo nella ricerca degli sponsor. Vabbè, basta con le intro, andiamo al sodo, buona visione e mi raccomando ricordatevi di iscrivervi cliccando sul pulsante qui sotto e attivate la campanellina. In questo periodo di relativa pausa comunque ci ho pensato un po' su e ho voluto esporvi un mio punto di vista personale su come affronto questo problema, in modo che dalla mia esperienza possiate prendere un qualcosa di utile anche voi in base alle vostre problematiche e in base alle vostre difficoltà che incontrate in questo settore che è veramente contorto e complicato. Partiamo però da una importantissima premessa. Smettetela per favore di scrivermi in posta privata o su Instagram: non ho i soldi, voglio correre. Tutte le cose nella vita non cadono dal pero e vi arrivano in braccio semplicemente. Andare a chiedere una sponsorizzazione a un'azienda senza aver mai fatto una gara, senza aver mai messo i piedi in pista, è come andare in un bar e chiedere una Coca-Cola gratis. Cioè, per quale motivo devono darvela? Non ha molto senso, capite? I primi che devono investire sulla vostra carriera all'inizio siete esattamente voi, purtroppo, o i vostri genitori o qualche vostro amico che vi vuole aiutare. Ci sono molti campionati per iniziare low cost nei quali senza spese esageratamente folli potete permettervi un campionato e iniziare a vedere di che pasta siete fatti e iniziare a incamerare qualche risultato da poi vendere agli sponsor. Ma stiamo divagando, rimaniamo sul nostro discorso focalizzato sugli sponsor. Alberto, se volete, ha fatto un video su quali sono i campionati più adatti per iniziare con un basso costo, quindi se volete andate a dare un occhio nei suoi video. Tornando a noi, mettiamo che siate dei piloti che hanno già fatto qualche risultatino o numero da vendere. Intendo social, YouTube, Instagram o esperienze particolari che avete fatto che potete vendere, non lo so, quello dovete vederlo voi. Per farvelo entrare ancora bene in testa, ve lo ridico, gli sponsor non fanno beneficenza, ma se gli proponete un qualcosa di serio, interessante e figo, saranno ben disposti a darvi una mano. Al contrario, non provateci neanche ad andare lì e puntare sulla simpatia o sul sono il nuovo Valentino Rossi senza aver messo i piedi in pista neanche una volta o senza aver fatto neanche una gara. Comunque, io personalmente agisco in questo modo con queste semplici regole. Prima di tutto inizio con uno studio assolutamente mirato, guardo sul registro delle imprese quali potrebbero essere più interessate o meno nel settore del motorsport. Per farvi un esempio, ovviamente un'azienda che fa utensili sarà più interessata rispetto a una che fa cosmetici. Fatto questo, mi stilo una lista di tutte le papabili e inizio a mandare mail. Il tutto si basa sulla legge dei grandi numeri, cioè ne manderete una valanga di queste mail. Però su queste 100, 5 magari vi risponderanno. Scelgo aziende medio-piccole con un fatturato in linea e assolutamente non punto quasi mai ai mega colossi per i motivi che vi spiegherò fra poco. Comunque, tornando a noi, scelgo delle aziende medio-piccole perché è molto più facile instaurare un rapporto direttamente con il titolare, cioè
in breve con chi prende le decisioni, senza andare, come dicevo prima, da mega aziende con organigrammi di 100.000 persone e con amministratori delegati su amministratori delegati, perché al 99,9% da quelle aziende non si cava mai un ragno dal buco e i tempi per una eventuale risposta si allungano in un modo esagerato, perché le decisioni, invece che prenderla una o due persone, devono fare dei viaggi verso l'alto incredibili. Facendovela molto spiccia, parlando senza intermediari in mezzo, i tempi si accorciano drasticamente e sapete subito se è un sì o è un no, e il rapporto con chi prende veramente le decisioni è veramente molto stretto. Parentesi, io comunque sto parlando di episodi di vita reale del 90% dei ragazzi che corrono e che devono trovare degli sponsor, non di Lorenzo Rossi Marquez, perché in quel caso loro hanno la forza di andare a parlare con i mega colossi, ma anzi sono i mega colossi che contattano loro, anche perché non hanno bisogno di presentazioni e non se ne occupano neanche direttamente loro. Quindi per il ragazzino che ha appena iniziato, o anche quello che ha fatto dei risultati ma è a un livello medio-alto, il discorso è quello che stiamo facendo. È meglio puntare a una realtà più abbordabile. Tornando a bomba sulle aziende medio-piccole e del perché bisogna puntare più lì, il motivo è molto semplice: il rapporto umano è alla base di tutto ed è proprio per questo motivo che dovete cercare e concentrarvi sulla vostra zona o la vostra regione, non puntare se abitate al sud Italia, al nord Italia o viceversa, perché mantenere un rapporto umano a quel punto diventa molto difficile se l'azienda è molto distante da voi. Se lavorate bene e se quello che avete promesso verrà mantenuto, si arriverà al punto che, oltre ad essere un rapporto lavorativo azienda, pilota, influencer, youtuber, quello che volete, come dicevamo, ci sarà anche un coinvolgimento emotivo. E quando avete aziende che prima erano un po' titubanti, diventare i primi tifosi è la cosa che più mi rende felice. E a quel punto addirittura loro vi aiuteranno a trovarne altri, perché vedono i risultati per loro, per voi e l'impegno che ci state mettendo, e ovviamente voi sarete grati a loro perché vi stanno permettendo di inseguire il vostro sogno. Tornando ai consigli, raggiunta la possibilità di un incontro dopo le 100.000 mail che avrete mandato, bisogna andare lì preparati, mi raccomando. Quindi cosa c'è di meglio di una bella presentazione sportiva fatta bene? Vi illustro un esempio di presentazione sportiva che era la mia dell'anno scorso, perché quella di quest'anno è in lavorazione, uscirà fra un 2-3 settimane, è in stampa in questo momento. Questa è la mia presentazione dell'anno scorso. Come vedete, nome molto semplice, campionati ai quali si parteciperà durante l'annata, subito dopo un indice dove c'è scritto quello che si andrà a trovare all'interno della presentazione sportiva, un rapidissimo recap della carriera che avete fatto, cosa non avete fatto, cosa avete conquistato, cosa non avete conquistato nell'ambito sportivo, una rapida spiegazione della storia del campionato, le date fondamentali per far capire al potenziale sponsor dove si svolgerà il tutto, altra pagina dedicata al secondo campionato al quale si andrà a partecipare, stessa cosa, date e rapida spiegazione del campionato. E qui andiamo più al sodo: numeri, media per i due campionati al quale si andrà a partecipare, quindi fate già vedere che potenziale hanno i due campionati ai quali andrete a partecipare sotto il profilo media loro, ovviamente. Proseguiamo. Io qui ho voluto spiegare per filo e per segno i benefici che potrebbero avere gli sponsor tramite la mia attività sul web. Quindi per ognuno è diverso questo discorso, ovviamente. Spiegazione a parole dove saranno posizionati i vari brand all'interno del team. Qui ho messo delle numeriche molto rapide su discorso social e partecipazione a programmi televisivi. Due belle immagini che non fa mai male. Una rapida idea di come si presentano gli spazi sulla moto per far capire allo sponsor dove potrebbe preferire il suo brand. Anche un'idea di motorhome, ma questo è giusto per dare un'idea, perché per chi non conosce l'ambiente deve capire dove andranno i suoi marchi o meno. Andando avanti, ringraziamento rapido, e sul retro contatti, ovviamente, che non posso far vedere a tutti, cellulare e mail. Bene, vi ho fatto vedere un po' tutto. Ripeto a chiare lettere che le chance di successo dipendono al 90% da come siete voi. Il saper trattare e parlare con le persone, interagire, è una dote come il saper andare forte in moto. Quindi ognuno avrà i propri risultati, sia negativi che positivi. Bene, prima di chiudere voglio fare una piccola parentesi. Ci saranno molte persone che queste cose che ho detto gli sembreranno banalità, ma allo stesso modo ci sono un sacco di ragazzi che queste cose non le sanno,
non sono dell'ambiente ed è giusto dargli un minimo di base per provarci almeno. Quindi se voi siete ultra esperti, marketing manager e chi più ne ha più ne metta, sono contento per voi, ma non scrivete qui sotto lo sapevo già, eccetera eccetera eccetera. Vi ringrazio. Per gli altri spero che vi sarà d'aiuto, spero che riusciate a mettere in pratica questi piccoli consigli e che riusciate a trovare qualche sponsorino per i vostri futuri campionati. Se proprio voi che state guardando questo video siete dei potenziali sponsor e volete partecipare alla mia avventura dell'anno prossimo, scrivetemi in privato, vi lascio la mail qui sotto. Ciao ragazzi, come al solito Gas e ci vediamo al prossimo video.